Eccoci, buon Natale a tutti. Allora, questo è un periodo molto speciale dell'anno. Ci sono questi periodi dove si sente che c'è una grazia, che c'è una presenza divina che è presente, che cerca di elevare la coscienza delle persone, e si sente che in questo periodo è più facile sentire l'amore divino, è più facile andare dentro, sia per il periodo dell'anno, no? L'inverno è sempre un momento di proprio girare dentro, perché anche la giornata è più corta, e anche il fatto quando c'è il buio proprio ci aiuta a rendere tutto più ovatato, rende tutto più facile di entrare dentro nella percezione interiore. Ma soprattutto Yogananda ha detto che in questi periodi sacri, quando c'è la nascita di un grande santo, soprattutto di un grande avatar come Gesù, che proprio c'è una benedizione e una grazia speciale che proprio emana e inonda tutta la terra. Quello che noi possiamo fare è cercare di sintonizzarci con quella onda di grazia, e questo lo possiamo fare in tanti modi diversi. Sai, già in verità tutto intorno a noi è circondato da più bellezza, già le persone cercano di essere più gentili, già abbiamo, sai, i canti di Natale. No, se uno cerca di ascoltare i canti di Natale, ma cerca di ascoltarli più dentro, sai, proprio con la consapevolezza nel cuore, con la consapevolezza nell'occhio spirituale, il centro cristico, è più facile di ricevere questa ispirazione. Anche l'albero di Natale, no? Che è dietro di me. Yogananda ha detto che in verità il nostro sistema nervoso è il nostro albero di Natale, e che se la ragione per cui l'albero è sempre stato un simbolo per la spina dorsale, perché se tu vedi, se noi percepiamo la luce divina, questo prana, questa presenza divina che fluisce dentro di noi attraverso il sistema nervoso, sembra un albero di Natale. Così quello che possiamo fare è di cercare di fare tutte le cose che uno farebbe di Natale, ma cercare di farlo in modo consapevole. Cioè, prima di decorare l'albero di Natale, proprio di cercare, prendere un momento, concentrarci nell'occhio spirituale, nel centro cristico, e chiedere Gesù, chiedere la presenza divina, il Cristo infinito, di entrare dentro, di usarci. No? È la stessa cosa quando compriamo i regali, invece di solo comprare un regalo, proprio chiedere questa coscienza infinita, qual è il regalo giusto? No? Anche chi ha bisogno del regalo, no? Proprio cercare di essere in contatto con quella presenza. Ma soprattutto è importante di cercare proprio di parlare, creare un rapporto più profondo con Gesù. Santa Teresa d'Avila è un grande esempio di questa cosa. Lei ha detto che quando è arrivata nel monastero era gelosa delle altre monache, perché vedeva che loro avevano così tanta devozione che piangevano quando pregavano, e lei diceva che sentiva che il suo cuore era come una pietra, proprio non riusciva a sentire niente. Però poi ha detto che come mi sentirei se fossi nella presenza di Gesù? No, quando prego, quando cerco di fare le mie pratiche. E ha detto che ogni volta che faceva le pratiche visualizzava che era davanti a Gesù. E ha detto che col tempo ha iniziato a sentire una devozione più profonda, e poi col tempo ha iniziato a sentire la sua presenza, e ha detto che poi col tempo, ancora insistendo con questa pratica, ha iniziato a vederlo, finché non è arrivata al punto dove lo sentiva sempre, dove lo vedeva spesso. No? Spesso entrava proprio in estasi e vedeva che lui era lì. E quando arriviamo a questo punto, se noi lo facciamo sinceramente e facciamo uno sforzo di aprirci, di attirare, di chiamare Gesù, no? Come lui ha detto, chiedi e ti sarà dato. Se noi chiediamo in questo periodo, che è un periodo speciale, proprio di riceverlo più profondamente, proprio vieni a me, aiutami a sentirti, aiutami a risvegliare la devozione che ho. Lui verrà e ci risponderà. C'è una storia di nuovo da Santa Teresa d'Avila, che lei stava camminando in uno dei monasteri e era una persona anche molto, aveva tanta forza di volontà, e sai, proprio, sai, era molto anche pratica, e stava facendo qualcosa importante, e all'improvviso, passando le scale, ha visto alla fine delle scale un piccolo bambino, e si gira e guarda, ma chi è questo bambino? E il bambino la guarda e sorride, e il bambino dice a Teresa, chi sei tu?
E lei dice, sono Teresa di Gesù, che era il suo nome monastico, e poi lei lo guarda e dice, ma e tu chi sei? Io sono Gesù di Teresa. E poi è sparito, no? Ed è questo, se noi cerchiamo di chiamare, e abbiamo tanti strumenti, abbiamo canti dedicati a Gesù, abbiamo commentari di Yogananda dove ha descritto tutta la sua vita, gli insegnamenti profondi yogici dietro la sua vita, abbiamo letture, abbiamo meditazioni metafisiche, abbiamo veramente tanti libri, relazioni di Cristo, tutto quello che ci aiuta a sintonizzarci con quella vibrazione. Se cerchiamo di farlo ogni giorno, una cosa, sai, proprio iniziare la giornata e chiedere, ok, aiutami a vederti, lui verrà in modo più profondo e si rivelerà a noi in modo più profondo. Ma quello che noi dobbiamo fare è chiedere. Così proprio possiamo anche cercare, quasi fare un gioco di essere un detective, non so se si dice così in italiano, ma proprio di chiedere, ok, aiutami a trovare la tua presenza oggi, aiutami a trovare un tuo messaggio e poi durante la giornata cercare dove arriva questo messaggio. Perché in questo modo, come i pastori, come i re magi, arriveremo alla nascita non esteriore, ma alla nascita interiore di questa presenza.